Yo soy así, con todo lo bueno y lo malo. Soy alma libre en cuerpo de humano. Yo soy así, del corazón un esclavo, donde cuelgo mi sombrero. Hola famiglia italiana, siamo qua oggi per fare un video distinto, diverso, con Silvana che ci racconta la sua esperienza da dove è arrivata e ci racconta un po' la sua esperienza per arrivare a Beneficio. Ciao famiglia, sono Silvana, 32 anni, arrivo da sud della Svizzera, sono qua da un anno, oramai qualcosina in più. Arrivo lontana da me stessa e più rimango qua e più mi sto avvicinando, e questo è forse la cosa più bella e il più grande grazie all'energia, alla gente, al posto, a tutto, perché forse è questo, no, il viaggio alla fine. Il viaggio, il rimanere, il fermarsi, il continuare. Allora Silvana, raccontaci da che realtà arrivi. Beh, io nasco e cresco in una valle molto piccola, quindi ognuno si conosce, la famiglia è una famiglia normale, no? Di gente di generazioni di lavoratori che lavoravano la terra, coltivavano la terra. Con mio padre sempre passai le estati a monte, a far fieno, quindi avevamo sempre il contatto con la natura, il contatto con gli animali. Mia madre è casalinga, quindi con lei sempre a vederla, mantenere la casa, esserci per i figli, a coltivare l'orto. Dove? A Poschiavo, a sud della Svizzera, a sud delle Alpi, parliamo un dialetto, quindi io cresco prima con un dialetto che neanche l'italiano, però siamo di madrelingua italiana. E questo ha favorito anche l'apprendimento dello spagnolo in modo veloce e si sente probabilmente che non sono proprio l'italiana doc. Non sei italiana, però mi si sono svizzera. Abbi pazienza con te stessa. Ce l'ho. Pura lana vergine, perché è tosata da pecore vive. Cresco normale, no? Con una ragazza normale, senza grosse storie, però me lo sento che a 13 anni o quando verso gli ultimi anni di scuola mi sento a disagio nelle richieste del mondo esterno, ed è una cosa che al tempo non posso capire chiaramente. Inizio a farmi tante domande, mi porto una rabbia dentro che la maggior parte delle volte la scarico a casa io, quando sono adolescente scarico tanto contro mia madre, e col tempo, anche conoscendo il compagno di allora, mi allontano, mi esilio un poco dalla famiglia, non sto bene a rientrare a casa, non sto neanche tanto bene a avere contatti con la gente del posto, sto bene nell'altra valle, che siamo attaccati, però per me era come stare in un altro mondo, via da casa, e quindi facevo le mie cose senza rendere tanto conto a nessuno, e avevo la mia indipendenza, avevo lo spazio mio per fare alla mia maniera, e però sempre con questa cosa nel cuore che mi sentivo che non mi capivano, che ero diversa, no? Un po', forse la possiamo chiamare la pecora nera? Ma Potrei essere pecora nera, probabilmente sì, forse volevo anche essere pecora nera, no? Perché partiva sì da uno stato dentro, però poi era la ribellione del farsi sentire, che abbiamo avuto probabilmente tutti. Non so. In un certo senso. Probabilmente sì. La ribellione normale che hanno gli adolescenti, poi chiaro che se uno si sente che non incastra con la situazione, poi alla fine l'unico che fa è lottare. Certo. Quindi è normale che... L'esperienza forte lì mi è successa iniziando l'apprendistato di informatica, che ero convinta, perché era qualcosa che sì, ha anche un futuro, no? Perché adesso tutto si sposta nella tecnologia, quindi ci avrei il lavoro sicuro, c'ha anche le capacità, ok? E mi buttai a fare questo, erano 4 anni d'apprendistato, che però no, io non finì. Ho ripetuto addirittura il 4º anno per spinta da fuori, no? Il capo di allora che mi diceva ma ce la puoi fare, guarda che sei brava, c'hai le capacità, la famiglia che mi sosteneva, ma era un sostenere
da spinta, non era un sostenermi perché vedevano che era quello in cui credevo o che era quello che desideravo veramente. Io in realtà, se mi ricordo bene, al secondo anno già me ne sarei andata volentieri. Oggi posso dire che ho imparato tanto e me lo porto volentieri, però al tempo per me fu un dover fare per dimostrare all'altro o alla famiglia che non valevo niente, ma valevo anch'io qualcosa. Però non finì col diploma comunque. E lì poi per necessità inventati qualcos'altro, un po' di cameriera, un po' di maestra di sci con i bambini, ho fatto un po' di stagioni, poi ho iniziato a lavorare come praticante in un istituto con gente disabile e lì ritrovai quella gioia di lavorare, di essere forse anche pronta a affrontare un altro apprendistato, ci pensai. Più lavoravo lì, più comunque sentivo che il sistema ci limitava. Come lavoratori che vorresti dare aiuto davvero, alla fine bisognava quasi incastrare nel business plan dell'azienda, così che ci fosse quel tipo di lavoro, altrimenti se tutti sono guariti poi il sistema crolla. E quindi con questi ragionamenti io mi allontanai anche per il desiderio di voler avere un'azienda agricola, di essere indipendenti. Si parlava col gruppo di amici, ma poi effettivamente lo feci col compagno di allora e nel frattempo cambiò la relazione, e sempre però con un ragazzo con un'azienda agricola, e lì mi accorsi come è facile essere anche da una parte costretti a dover fare business, perché eravamo lì in un paesino dove il 99% delle aziende agricole sono biologiche, dove non abbiamo l'inquinamento di una città, dove comunque è natura pura, e siamo noi 7.000 abitanti lì, quindi boh. Però anche lì non potevi viverti la natura veramente nella semplicità, nel ritmo della stagione, no, bisogna produrre, e quello mi fece allontanare sia dalla relazione, per come me la sono vissuta io, sia dal posto inteso come Svizzera, però, come concetto di orologio. Di orologio, tempo uguale lavoro, sì. E quindi finì la relazione, finì l'azienda e iniziai a lavorare con le piante facendo raccolta della CBD, canapa CBD, quindi canapa legale, e lì per necessità avevo necessità di un mezzo di trasporto, ma anche di un'abitazione, di una casa, e con gli amici: ma perché non ti compri una furgo? E effettivamente mi iniziai a cercare e la trovai, era come se era lì pronta per me, perché la provai e già sapevo, ok, con questa oggi ci vado a casa. La furgo è il furgone. La furgo, sì, la furgo è il furgone. Spagnola. Il furgone camperizzato, ecco. E lì parte il mio viaggio fuori da questi limiti che io pensai fossero molto stabili, ma in realtà era solo accendi e vai, accendi e vai. E lì iniziai però a farmi viaggi e ritornare in Svizzera per lavorare, quindi facevo il mio viaggio, tornavo, facevo la stagione, così avevo il mio lavoro sicuro, le mie entrate sicure. Però diventa limitante anche questo stile di vita, perché non potrai mai connetterti con un posto dove arrivi, sai già che stai andando per poi ritornare, e arrivo a beneficio e rimango a beneficio probabilmente anche per questo, perché quando saluto la mia famiglia, l'abbraccio di saluto è un abbraccio di non so quando ci rivediamo e se ci rivediamo. Sicuramente c'è l'intenzione, ma non posso saperlo, perché magari il mio viaggio è un'andata che non rientra lì. E alla fine, se non vai a far business come dicevi tu, alla fine non vai con quell'intenzione, non vai neanche a guadagnare tanti soldi per un viaggio di ritorno così facile. Esattamente. Sì, la realtà si modifica più nel momento e nel luogo dove vai a essere, alla situazione come stai vivendo. Esattamente. E quindi c'hai i tuoi desideri, c'hai magari i tuoi programmi, però se devo essere sincera, la maggior parte dei programmi che avevo in mente non successero. Andavo fin di là e poi vedevo che
ah no, però in realtà, dato che è successo questo, quell'altro, mi è venuto in mente anche questo, mo che vado di là e provo questo e quindi mi sono prolungata questo viaggio, visitando un amico, poi scoprendo anche Beneficio, che in realtà già io ne avevo sentito parlare, avevo un'amica che quando ero forse 18enne, 20enne, ci salutò, vado in Spagna alla Francia. E lei fu a vivere qua un periodo, non mi ricordo quanto, però sì. Quindi io Beneficio, la realtà di Beneficio già Avevi sentito parlare? c'avevo un semino dentro, probabilmente fu un richiamo ovvio, no? Alpujarra, sud della Spagna, che poi finì in una finca, la chiamano, in una, come si dice in italiano? Un podere. Podere di un amico che è vicino qua alla montagna. Fui lì un periodo di 3 mesi circa, poi pensando di tornare in Svizzera a lavorare, perché la mia strategia era lavora la stagione e viaggia il resto dell'anno, però avevo quella mancanza di ma casa dov'è? Alla fine sì, casa è dove parcheggio, ma cosa vuol dire dove parcheggio in realtà? C'ha poco radice, mi serviva potermi radicare, no? Se pensiamo a un albero, no? Come fa un albero? Fisso. Quel punto fisso che mi dà quella stabilità mia interiore per poi espandermi di nuovo. E per il calore decido che vengo a Beneficio e inizio a mettermi lì nel camper. Poi ci fu un amico mio che mi visitò e con lui stavamo parlando che faremo l'inverno, e incontrai i ragazzi che facevano le iurte con la canna. La canna! Ha fatto una iurta con le canne, ragazzi. Un simil bambù. Che non è il bambù, ma è la canna. Eccola. Ho incontrato i ragazzi facendo la iurta in canna e mi sembrava un'ottima idea, del tipo, ah ok, dal momento che nella furgo mi porto tutte le cose per lavorare la lana, che è una passione che mi porto adesso da tempo, pensai perché non fermarmi, iniziai quindi a farmi la iurta a mano, a raccogliere la cagna e senza sapere neanche dove metterla alla fine, perché ero giù in parcheggio vicino alla mia iurta, la mia realtà era quella lì, no? Casa e dove parcheggio, però sentivo che poi la gente diceva l'Italian Plateau e non c'ero mai stata, quindi cercando un posto mi accorsi che all'Italian Plateau stavo bene e decisi di portarmi la iurta su e di stabilirmi lì. E qui sono e qui sto bene, sì. Io sto treno se... See, we can make for us a big We can do a pasta, just Para la tarta. vegetable with salad. like spaghetti with Esto es para el vegetables. postre igual, decís. Per la tarta. Like Silvana Para la tarta, Conte, postre. and with a Qua è un paradiso, è davvero un paradiso. Però anche il paradiso se non te ne prendi cura, alla fine domani non abbiamo più l'acqua e dopodomani non abbiamo più una pianta e in 3 giorni non abbiamo più niente. Quindi il paradiso è che lo creiamo noi. Chiaro. Io sono convinta così. Bisogna lavorarci sopra, tenere sì. tutto che funzioni, Sì. se l'acqua inizia a mancare, andare a vedere sopra qual è il problema. Certo. È manutenzione, è capire il posto, è capire anche le stagioni. Quando arrivai qua per me era una delle domande più grandi è ma quanta acqua abbiamo? Ma ce l'abbiamo l'acqua? Poi pensando anche al fatto che dovrò lavarmi la lana e quindi me ne servirà, che torna all'orto, certo, però mi serve il flusso di acqua. E ci siamo ritrovati col problema che l'acqua fino a 2 settimane fa non ce ne avevamo quasi più. La piscina era vuota e si dava goccia a goccia per ogni pianta perché altrimenti Qua neanche dove da bere. raccogliete l'acqua? Come? Dove raccogliete l'acqua qua? L'acqua arriva dalla fonte che è alla pineta, qua sopra, se ci camminiamo in 7-8 minuti siamo là, e poi la portiamo tramite i tubi in plastica. Qua abbiamo il primo deposito, poi abbiamo scavato giù all'orto una seconda
che però per ora non ha ancora il plastico, ma sì, bisogna sempre essere coscienti che l'acqua serve, quindi ce la dobbiamo immagazzinare. Se non la possiamo ponere già nel suolo, ce la dobbiamo immagazzinare in bacini d'acqua e così possiamo anche vivercela alla montagna, altrimenti diventa molto più complicato. La montagna è piena di fonti, anche al lato di casa tua avete differenti fonti, più su ce n'è un'altra, da questa parte ce ne sarebbe un'altra, e sì. Per questo il verde che abbiamo qua dentro, no? Sì. Tutti gli olivi. Sì. Che poi raccogliete le olive? Sì, l'anno scorso abbiamo raccolto. È un lavorone, perché vuol dire raccogliere le olive e da qua portarle giù, andare al mulino, farci l'olio, però quando assaggi quella goccia d'olio sai perché l'hai fatto. Sì. Non ha prezzo. Quest'anno abbiamo un anno con poche olive effettivamente. Gli olivi sono un anno sì, un anno no. Anche poche mandorle, è un po' secco. Però l'anno scorso è stato un anno... L'anno scorso sì, io mi ricordo era pieno, anche già per terra, dell'anno prima, quelle vecchie. E adesso no, le abbiamo raccolte con la macchinetta, quindi è molto pulito per terra dalle olive degli anni scorsi. E quindi avevi questo semino della Spagna di beneficio e hai detto... Ma più che altro di beneficio lo conosco da allora, però avevo la ricerca di un posto dove mettere radici e per logica a me, per quello che sento, ho imparato, ho visto, quando siamo uniti siamo più forti e abbiamo anche molte più possibilità, perché l'energia ce la possiamo gestire in maniera molto più comunitaria che singolare, che vuol dire a me uno ma anche a te uno, e invece magari quell'uno basterebbe un poco per te, un poco per me. E quindi cercavo una realtà che fosse semplice nella natura, rispettosa dell'individuo e del processo che sta passando l'individuo, senza una specie di fanatismo, perché avvicinandomi anche alla permacultura, e ci sono tantissimi progetti in tutta Europa e in tutto il mondo che partono col nome di permacultura, però a volte finisce a essere fanatico, che tu escludi tutto quello che non rispetta le etiche o i principi della permacultura. Medio stat virtus. Probabilmente sì. Nella metà c'è la virtù. Probabilmente sì, e comunque stiamo qua per imparare, e quindi lo sbaglio è necessario per farti evolvere. E quindi niente, io non lo trovai il progetto di permacultura dove veramente mi sentivo a casa, ok, qui posso essere come sono, e invece a beneficio sì, e questo è quello che mi fa innamorare delle energie del posto, perché la natura è facile innamorarsi di un verde così, con tanta acqua e tanta aria buona, e dove stiamo vicini al mare, al caldo, quasi l'inverno non esiste, puoi mangiare tutto l'anno da quello che ti dà la terra, se la coltivi e gli dai nutrimenti, perché comunque la terra qua è povera. E bisogna lavorarlo un po'. Se la lavoriamo abbiamo tutto, e io di un posto che mi può dare tutto, gli do tutto anch'io, se solo posso. Merita la pena di metterci le radici. Certo, merita la pena, sì, che sia per sempre o per un periodo, questo non ha più importanza, perché va bene ora, perché più che ora. Sentirsi liberi, più che altro sentirsi liberi di fare quello che ti fa star bene. Certo, ti può fare anche star male, per gli ultimi periodi vissuti qua, però lì è l'individuo che deve crescere, Chiaro. Affaccia le sue proprie pareti, i suoi propri limiti, le paure, anche le gioie poi, perché poi abbiamo anche le gioie, quindi poi tutto ha un senso, no? Di crescita, di evoluzione. Chiaro, e che ognuno va a sperimentare quello che gli serve per imparare qualcosa di più. Alla fine siamo qua per fare cammini differenti e abbiamo esperienze differenti poi alla fine, cosa vuoi, quindi... Io credo che per come adesso abbiamo parlato,
Forse adesso arriva il messaggio, quello proprio, non state chiusi, perché la zona, alla fine, la zona comfort è il tuo limite. Chiaro? Cioè, è il tuo. La mia zona comfort è il mio limite sicuramente. Se riesco ad avere la fiducia di buttarmi fuori da lì, allora mi sto liberando dalle mie catene, dai miei muri, e probabilmente è lì che c'è la trasformazione e l'evoluzione, perché altrimenti no. Da quanti anni hai detto? È una spirale. Prendo il camper. Sono 5 anni ad agosto, quindi ne avevo 27. Io non l'ho mai pensato in realtà, vorrei farmi una vita in un camper, non l'ho mai pensato di... Beh, diventa... Eppure, bam, era quello che mi serviva. Qualcosa che ti risolveva il problema di stare un po' qua, un po' là, un po' su, un po' giù, e avere sempre comunque le tue cose dietro. Certo. E sì. questa è la Sì. comodità più grande, Sì. poi alla fine. Sì. E soprattutto, quando me ne sono andato via io, la stessa cosa, mi sono portato tutto quello che avevo dentro la casa, quindi quello che potevo, insomma, Sì, caricare. sì, però sì. più che altro per attrezzi, per... Ma anche lì, nel momento che c'hai quei metri quadrati limitati e devi iniziare a pensare, ma cos'è che mi porto? Cos'è importante? Cos'è importante? Che ti porti dentro, no? E quindi sì, anche lì scarti tanto, ti accorgi di quanto si accumulano cose su cose, e alla fine te ne servono poche, E sai cosa ho anche imparato? Dal momento che io ho comprato, mi sono presa il furgone, lì ho imparato a starmene da sola, perché prima sempre c'era qualcuno, che era il compagno o gli amici o comunque la regione, no? Quindi la gente la conosci, il posto lo conosci, e poi tu parti e parcheggi in un posto che non sai niente, a volte neanche la lingua, e lì ti accorgi, ok, però quando sono sola, cos'è che mi serve? Cosa mi porto ancora lì? Cos'è che mi porto quando sono sola per stare bene io con me stessa? E lì affronti te stessa veramente, inizi a conoscerti, e penso che grazie a questo io ho potuto continuare e a definire i miei forse valori, i miei no, questo sì e questo no, questo lo posso provare e invece questo l'ho visto e non mi serve. E per esempio so che un lavoro in Babilonia non lo desidero, no. No, sta bene un periodo, va bene per fare un periodo, ti guadagni quei tuoi soldi, che continuare a vivere lì significa che vivi un mese e mezzo e poi finisci tutti i soldi. Se vieni qua vivi un anno. Cambia. Ma anche proprio l'energia, mettere l'energia in un sistema che non ci crediamo è un po' come sabotarti, no? È come disperderla l'energia, e forse quello è importante, no? Perché alla fine possiamo cambiare tutto. I limiti iniziano e finiscono qui. Lo dicevi nell'altro video, mi pare, sì, chiaro, vero? Chiaro. Sì. Alla fine se uno lo vuole, però dipende se lo desidera veramente, non è la cosa, allora ce l'ha qualcuno, lo voglio anch'io, allora perché lo voglio anch'io, lo voglio. Quella non è passione, quello non ci metti molta energia e quello non lo ottieni. Quindi il capire se stessi, anche nel momento che ti capisci, sai che cosa vuoi tu, allora metti energia su quello, perché quello che sa che cosa vuole per se stesso non gli vendono niente. Ah no, è vero, è vero. Perché ci vogliono tanto confusi in questa società? Perché devono venderci di tutto, e più siamo confusi ci possono vendere più merda. Ci stanno intrattenendo. Ci stanno intrattenendo perché così stiamo lontani da noi stessi, e quando stai lontano da te stesso per forza prendi quello che ti danno da mangiare. Ed è vero anche che se sei sempre stato nel sistema, è sempre stato sordo da te stesso, cieco di te stesso, alla fine non hai avuto la maniera di raggiungere, e per tutte queste persone io immagino che ci sia un rumore da dentro che non riescono, fa paura, e non riescono a definire che cosa vuole dire questi suoni, questo rumore. Io sentivo tanta frustrazione, mi ricordo quella frustrazione che sto cercando qualcosa che io però non lo vedo, dov'è, cos'è, dov'è, perché? Quella frustrazione c'è qualcosa che non torna, no? C'è qualcosa che non quadra, c'è qualquadra che non cosa. Che non cosa.
Non avevi garanzia di dove andavi quando sapevi che cosa era qua, però non era la prima volta che venivi in Spagna? No, non era la prima volta, però non avevo idea di cosa... Mi sono trovata tra Valencia e Alicante che mi viene in mente, ah, vedi che c'è questo ragazzo, questo amico di amici, che ho il contatto, sì, l'amico che ho il contatto in Facebook, gli scrivo. Io gli scrissi, ma non è che posso passare a trovarti, sto viaggiando. Ah sì, vieni, casa mia è casa tua, immaginati. E arrivo qua in un giorno di nebbia, salgo, dopo il paese Orchiva, nebbia, io non so dove sono. Che sono 2 anni che sei qua poi alla fine? No, è un anno adesso. Un anno? Era fine aprile, e quel giorno tutto il giorno nebbia, ho parcheggiato su montagna da lui, il giorno dopo, una giornata come quella di oggi, il cielo sereno, aperto la furgo e mi vedo davanti, Dio, a chilometri però, la cittadina giù che sarebbe Motril o Almuñécar, il mare e le montagne del Marocco addirittura dietro. E io sono lì, wow, ok. Il posto mi ha incantato, è un posto... Che poi il mondo è bello tutto. È bello tutto, è vero. Però è l'occhio che guarda. So che cos'è che mi chiami, anche a me, io sono arrivato qua, non ci credevo e mi ci sono voluti 3 anni per... Che dopo 3 anni ancora dicevo, sto in Spagna, vivo in Spagna. Sì, ma succede anche a me No, ma davvero, è come, ce l'ho fatta, sono dove mi piace stare. Wow. Ed è fantastico. Che poi la Spagna, quel poco che ho girato, è comunque molto differente. Vai di là, sono tutti solo olivi. Vai di qua, sono solo mandorli. Vai di là, è semidesertico. L'Alpujarra è un'energia, c'ha l'acqua. L'Alpujarra c'ha l'acqua. La Sierra Nevada. Sì, e noi alle spalle, esatto, abbiamo forse su abbiamo ancora neve? No, adesso forse non più. Non credo, forse lato nord qualcosa, ma... Però sì, siamo comunque anche in montagna, siamo a 1000 metri e qualcosa, credo qua. Sì, qua saremo sui 1000, sì. Cagnare un po' più in su, sono 1100. E se penso la differenza del vivere a 1000 metri qua o a 1000 metri che 1000 metri a Poschiavo. Perché a 1000 metri è pianura praticamente dove siete voi, che comunque sono montagne belle alte. Sono montagne, sì, abbiamo i 3000 noi. È per quello, anche questo è un 3000. Pensi che sia? Questa è la montagna più... No, come si chiama? Sierra Nevada è la montagna più grande della penisola spagnola. Poi della penisola perché se vai già nelle Canarie ci sono ancora vero, vulcani. E quindi però alla fine c'è un clima qua che alla fine è tropicale, fai 20 km, c'è tutta la costa tropicale, che c'hai a 150 km, a 100 km c'è il deserto, c'hai il mare, qua c'hai il Mediterraneo, fai 200 km c'hai l'oceano, e che c'hai tutto qua alla fine, a un passo. Sì, e quindi è molto ricco come posto, sì. La cultura, la gente... Anche, sì. Non lo so, alla fine... Io mi sento a casa, io mi sentii da quel momento che aprì la furgo, ok, io sono a casa, va bene così. Poi per quanto tempo non ha importanza, ma io ora mi sento a casa, sì. Chiaro. Sì. Allora Silvana, un messaggio finale. Beh, il messaggio finale potrebbe essere anche lungo, però io mi sono accorta che non bisogna mai fermarsi nella zona comfort, perché è lì che perdiamo la dinamicità che è la vita, no? Quel continuare ad evolversi, a scoprirsi, a scoprire dentro, fuori, e quindi è importante che comunque ci arrivano sempre le cose che abbiamo bisogno per apprendere, e siamo sempre al posto giusto, e è quello. Io ho capito che se continuo a gioire, la vita poi mi dà tutto quello che mi serve e mi fa accorgere, no? Io posso vedere che la vita mi dà i segnali sempre per dirmi sì, questo è quello che mi fa stare bene, oppure no, questo è quello che ho bisogno di trasformare o cambiare o lasciare, no?
E quindi quello importante è sentirsi e sapere che siamo che I forgot what I wanna say. Che siamo perfetti così come siamo e ci dobbiamo veramente credere perché è così. E altrimenti, se non ci crediamo ancora, probabilmente guardarci intorno, che sia un amico, che sia un nemico, che sia un posto, che sia un animale o una pianta, ti farà sapere che c'è qualcosa, che c'è di più, che se osserviamo bene in realtà abbiamo sempre tutte le chiavi a portata di mano e quindi non fermatevi, non chiudete gli occhi, ma apritevi, che l'amore è ovunque e quindi questo vi auguro, no? Di trovarvi e innamorarvi di voi stessi prima e poi di tutto il mondo. Dio, praticamente mi sto cazziando per dirvi, alla fine abbiate fiducia in voi stessi. No, dai.